E Riders e benvenuti dal vostro Medors! Nel penultimo video ho parlato del ritorno delle Sport Tourer, ossia moto turistiche votate ad un utilizzo molto più stradale rispetto alle enduro stradali, grazie alla ruota da 17 e a comparti tecnici che le resero cugine alla lontana delle supersportive e che con il passare del tempo hanno generato un'altra categoria di modelli che potremmo definire crossover o adventure sport, un ibrido appunto tra Sport Tourer e Maxi Adventure. La scelta in questo segmento è molto varia, per i più smanettoni c'è la BMW S1000 XR, dotata di un esuberante 4 cilindri da 165 cavalli ed un prezzo di listino poco inferiore ai 18.000 euro. Perdendo un cilindro troviamo la Yamaha Tracer 900 con ben 119 cavalli e con un prezzo attorno a 11.200 euro nella versione standard, che sale poi a 13.600 euro nella versione GT, allestita di tutto punto, e se rimaniamo in Giappone e recuperiamo il cilindro perso troviamo Kawasaki con la Versys 1000S, capace con il suo 4 in linea di erogare 120 cavalli e che parte da 14.890 euro per salire a 16.890 nella versione SE. Ho aperto il video con questa incredibile lista della spesa per fare una domanda: chi preferisce la ruota da 17 pollici e la comodità delle crossover deve essere per forza costretto a spendere cifre importanti e a dover gestire cavalleria almeno di 120 cavalli per avere per le mani un prodotto di qualità? Beh, la risposta ce la dà Triumph, che non la pensa così e ha recentemente presentato una vera bomba sul mercato con questa nuova Tiger 660. Ad Hinckley l'esperienza nel segmento non manca grazie ai vari anni di produzione della Tiger 1050, crossover apprezzatissima da un gran numero di motociclisti e che per svariati anni è rimasta presente nella gamma Triumph, oggi cancellata solamente grazie alle nuove normative Euro 5 e per concentrare le energie sulle sorelle a ruota alta. La nuova Triumph Tiger 660 è dotata di un'estetica accattivante, mi ricorda in parte la compianta Tiger 1050 e in parte le ultime generazioni di Fazer 800 e 1000. Nonostante questi rimandi a design già visti, però ha molta personalità. La linea è slanciata e solida, inoltre trasmette un ottimo senso di protezione aerodinamica al guidatore grazie al cupolino ampio e regolabile con una sola mano, in modo da agevolare i piccoli aggiustamenti in corsa. Completa il pacchetto un bel serbatoio che si va ad unire alla linea frontale, creando una protezione aggiuntiva per il guidatore e che promette di regalare una buona autonomia grazie ai suoi 17 litri e ad un uso ovviamente ponderato del propulsore. Analizziamo proprio il motore. La nuova Tiger 660, come da buona tradizione Triumph, adotta un bel 3 cilindri già spoggiato sulla Trident 660 e che su questo modello si prospetta come un motore davvero versatile, forte di 81 cavalli, erogati a 10.250 giri e di una coppia massima pari a 64 Nm a 6.250 giri. Prestazioni non estreme ma in grado di divertire sia in ambito cittadino che nella gita fuori porta. Il tutto gestito dall'acceleratore elettronico Ride-by-Wire. La Tiger 660 si pone come una vera tuttofare e secondo me accontenterà sia i motociclisti più smaliziati sia quelli meno esperti, perfino con la patente A2, dato che questa moto è depotenziabile nella versione da 35 kW. Ciclisticamente anche prende spunto dalla Trident 660 con il telaio in tubi d'acciaio e forcellone bibraccio dello stesso materiale, leggermente più lungo rispetto alla versione Naked, dalla quale si differenzia anche per il telaietto posteriore che ovviamente è stato irrobustito per tollerare meglio il peso del passeggero di un'eventuale tris di valigie. Anche se comunque bisogna dire che sono riusciti a contenere il peso, fermando l'ago della bilancia a 206 kg in ordine di marcia. Le sospensioni sono fornite da Showa, che all'anteriore utilizza una forcella con steli da 41 mm di diametro a steli rovesciati ed escursione di 150 mm, mentre al posteriore è presente un mono regolabile nel precarico. I freni personalmente sulla carta non mi fanno impazzire, ma prima di bollarli come un contro voglio provare questa moto. All'anteriore troviamo un doppio disco da 310 mm, morso da pinze Nissin a due pistoncini, mentre al posteriore c'è un disco singolo da 255 mm a singolo pistoncino. Le finiture e la cura per i dettagli sono un vero e proprio marchio di fabbrica per la Triumph, e anche questa crossover non è da meno, con luci full LED, una sella bella ampia sia per il guidatore che per il passeggero e schermo TFT, oltre ad un infotainment curato e sfruttabile attraverso l'app My Triumph. Il pacchetto elettronico è essenziale, ma estremamente razionale, con due mappe motori disponibili, Road per le condizioni asciutte e Rain per pioggia o asfalto viscido. Inoltre è presente anche il traction control che può essere disabilitato manualmente. Altre case hanno proposto crossover con ruota da 17 più accessibili, come ad esempio Benelli con la TRK 502 che paga dazio ad un prezzo estremamente concorrenziale di 5.990 euro con un peso apocalittico di 235 kg in ordine di marcia a fronte di un motore da 48 cavalli. Il suo sporco lavoro lo fa più che discretamente, ma ovviamente c'è di meglio. Basta salire in sella alla Kawasaki Versys 650 per percepire delle prestazioni migliori sia di motore ma soprattutto di ciclistica, ma che comunque vengono pagate care dal consumatore finale che si deve sobbarcare la spesa di 8.040 euro. Salendo in maniera poi ancora più considerevole di prezzo a 11.350 euro troviamo la BMW
BMW F900 XR, ancora più curata e prestazionale, ma con un prezzo a mio avviso molto caro per quello che offre. E questa Triumph Tiger 660 dove si colloca? Leggetevi bene forte, perché questa moto sarà offerta a 8.995 euro franco concessionario, un prezzo a mio avviso più che ragionevole per una moto che sulla carta potrebbe diventare una vera e propria prima della classe per il mercato delle crossover medie e che consentirebbe, con i soldi risparmiati per l'acquisto, di poterli reinvestire per le valigie originali da integrare nel codone con gli appositi agganci rapidi o per altri accessori che la casa di Hinckley offrirà ai propri clienti. Come ciliegina sulla torta poi troviamo anche gli intervalli di manutenzione ordinaria che Triumph dichiara da effettuare addirittura ogni 16.000 km, quindi tagliandi con intervalli lunghissimi tra di loro. Sulla base di questi dati non vedo l'ora di provarla e per ora posso solo togliermi il cappello. Complimenti Triumph. E voi che cosa ne pensate di questa moto? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. È di vostro gradimento? Pensate che sfonderà nel mercato o che comunque chi vorrà risparmiare punterà a moto di qualità inferiore e chi vorrà invece qualcosa in più continuerà a spendere sempre di più e questa moto rimarrà in una categoria di limbo? Fatemelo sapere, secondo me questa moto sarà una bomba. Qualora non vi foste ancora iscritti vi invito a farlo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e attivate anche la campanellina, altrimenti YouTube la notifica non ve la manda. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale e per fargli scoprire questa nuova crossover media che è veramente spettacolare. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!